Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario o ascendente Acquario o Luna o Venere in Acquario. Ti presento il tuo vero amore, la tua anima gemella che si incarna in una persona. Può essere che già tu l'abbia incontrata, può essere che tu la debba incontrare, si debba personificare in un essere umano, perché come vi insegno sempre l'anima gemella, l'amante mistico, poi abbiamo diversi modi per nominarlo, sposo, sposa celeste, è tutto ciò che vivi. Poi quando è predisposto il tuo karma la incontri in forma di una persona. E allora l'acquario è una stella, l'arcano maggiore della stella, numero 17, e quindi l'acquario si deve scontrare con un sistema di valori obsoleti che incarnano un amore riduttivo al giorno d'oggi, che lui stesso sente dentro, che vuole espandersi, però si scontra sempre con quei rigidi modelli sociali e culturali che, essendo anche un segno mentale, si scontra proprio con queste rigidità, si scontra. E da buon acquario, con la luna in acquario, anche so bene le mie mascherine di che cosa stiamo parlando. E quindi sì, oggi andiamo a farci questo viaggio insieme meraviglioso per andare a prendere consapevolezza di chi è il tuo vero amore. Quindi se ti va, fatti una tisana, fatti un tè, metti in pausa il video perché andiamo a fare però un viaggio bellissimo insieme, ok? Allora, entriamo nel tuo spazio sacro adesso. Ti chiedo di chiudere gli occhi. Usiamo la psicologia immaginale. Immagina la notte stellata, il cielo d'inverno stellato, che si apre come un tempio di cristallo. È una figura che versa acqua luminosa da un'anfora celeste. È l'acqua dello spirito, la pioggia sottile, che non bagna la terra, ma disseta l'anima. E l'amante mistico per te arriva come un vento improvviso che spalanca le finestre, come una visione che non appartiene al tempo lineare, ma al futuro che già ti abita. Il vero amore si presenta a te per farti integrare la tua natura di viaggiatore delle stelle, per ricordarti che la tua missione non è seguire le regole del mondo, ma la tua missione è incarnare un nuovo mondo che ancora è invisibile agli occhi degli altri. L'incontro con l'amante mistico, con la tua anima gemella, risuona come una sinfonia elettrica che ti chiama a vibrare la tua verità più pura. È il richiamo che ti invita a portare nella materia la tua visione, a fare del tuo amore un atto sacro e rivoluzionario, a unire il cielo e la terra con la forza della libertà e della comunione. Allora ti chiedo di aprirti a questa corrente. Lascia che la voce del vento e delle stelle ti accompagni, perché attraverso l'altro incontrerai la parte più vera di te stesso o di te stessa, ossia la tua essenza divina, il tuo futuro antico, il tuo amore eterno. Ok, e adesso che abbiamo preparato il terreno immaginale, prendiamo i tarocchi, invoco e chiedo al mio amante mistico, che ha la natura di un acquario, di realizzare questa creazione per te. Dividiamo la lettura in due atti. Primo atto parliamo del tuo amore e nel secondo atto parliamo di te e come incontrarvi.
Per quanto riguarda l'atto primo, 10 carte. Prima carta, qual è l'essenza del tuo amore, della tua anima gemella, del tuo amante mistico? L'anima, la natura profonda. Seconda carta, qual è il dono? Cos'è che porta nella tua vita questo amore? Terza carta, 3 di bastoni, visione, futuro. Terza carta, la luce. Qual è la sua qualità più bella? Qual è la qualità più bella del tuo amore, di questo amore? Quarta carta, qual è l'ombra? Ossia, ciò che ti fa crescere. Qual è? Cos'è ciò che ti fa crescere? Quinta carta, il suo corpo, il suo aspetto fisico, la sua presenza, la sua sensualità. Sesta carta, qual è il suo stile? Come si muove? Il suo modo di fare, l'energia quotidiana. Poi, il suo cuore, settima carta. Come ama? Come si apre? Come si dona? Ottava carta, la sua mente. Come pensa questo tuo amore? Come comunica? Come sogna? Nona carta, il lavoro, il suo lavoro o la sua vocazione. Qual è il tipo di attività o di talento a cui è predisposto il tuo amore? Cioè, qual è la sua via di realizzazione? Decima carta, la missione comune. Perché vi incontrate? Cosa siete chiamati a creare insieme? Abbiamo finito il primo atto, iniziamo il secondo atto. 6 carte per te. Qual è la tua energia? Qual è la tua energia? Dodicesima carta, ciò che attrai. Che tipo di relazioni magnetizzi o hai attratto fino a questo momento? Tredicesima carta, la lezione karmica, ossia che cos'è che hai già vissuto e compreso perfettamente. Quattordicesima carta, qual è il nodo? Cioè, cos'è che blocca l'ingresso dell'amante mistico, dell'anima gemella? Qual è il gesto di liberazione? Qual è il rito o l'atteggiamento che apre la porta? E infine, ultima carta, la chiave dell'incontro. Come, dove e in quale dimensione dell'anima riconoscerai l'amore vero? Allora, ragazzi miei ragazzi, facciamo un bel respiro profondo per iniziare il nostro viaggio insieme. Ti presento il tuo vero amore. Allora, andiamo a vedere l'essenza di questa anima. 6 di coppe, wow. L'anima di questa persona è tenera, è innocente, è radicata nel ricordo di un amore puro. Porta con sé una vibrazione di nostalgia e di ritorno all'essenziale.
Non è un'anima nuova questa, è qualcuno che senti di conoscere da sempre, come se apparteneste alla stessa infanzia dell'universo. Avete avuto tante vite insieme e vi siete condivisi dei ricordi meravigliosi. Quando vi incontrate i vostri occhi ricordano il ricordo di quella nostalgia. Incontrerai una persona capace di farti tornare al cuore, al gioco, alla semplicità. Ti riporta all'amore non complicato, fatto di gesti sinceri e disinteressati. Ora tu dimmi se l'hai già incontrata nella tua vita questa persona oppure no. Io ti sto facendo adesso oggi un viaggio dettagliato di quello a cui devi aspirare, devi tendere. Perché in questo modo quest'anima che già vive in te si paleserà, o si è già palesata, in modo tale che tu la possa riconoscere con questa lettura in quella persona lì. Ok. Qual è il dono che porta alla tua vita? È proprio il tuo, il matto. Questo è il dono che porta alla tua vita. L'amante mistico porta nella tua vita libertà, non aspettative, leggerezza, la possibilità di ricominciare da zero. È come un vento che spazza via il vecchio, ti invita a rischiare, a fidarti del salto nel vuoto. Questo amore ti insegna a non calcolare troppo, a vivere il presente, a fidarti dell'imprevedibile. Questo ti fa il dono di rompere gli schemi. Wow, questa sei tu anche, Che il matto corrisponde all'Acquario, anche all'Ariete. Ma è proprio la tua essenza qua, la fede nelle stelle, no? Qual è la sua qualità più bella? Il paggio dei denari. La sua qualità più bella è la curiosità sincera. La sua qualità più bella è il desiderio di imparare. La concretezza unita alla freschezza. È un essere che osserva, che ascolta, che impara e porta semi di novità. Cioè questa persona ti dà stabilità senza appesantire e ti sprona a crescere e a trasformare i sogni in azioni tangibili. Bellissimo, bellissimo. Amore, se non c'è libertà, non è quell'amore lì, vero, che l'Acquario cerca. Libertà totale, cioè libertà, la fiducia, la fede, senza giudizio, un amore innocente. Qual è l'ombra che porta che ti fa crescere però? Andiamo a vedere. Il diavolo, chiarissimo. Questa è la grande sfida. Questa persona porta con sé la tentazione, porta con sé la passione bruciante, ma anche la possibilità di confrontarti con dipendenze, attaccamenti, illusioni di potere o di possesso. A livello pratico, l'ombra ti chiede di non cadere nella trappola della dipendenza emotiva o sessuale. Questo amore ti fa crescere insegnandoti a distinguere tra passione e prigionia. Dimmi se ti sei riconosciuta, riconosciuto quante volte hai vissuto dipendenza emotiva o sessuale. Io la riconosco bene quest'ombra qua. Ma ti ho detto che è semplice, molto più semplice, più leggera, più bambina. Vediamo un po'. Il corpo, com'è questa persona? Il 5 di coppe. Sai com'è? Questa persona porta un'aura malinconica, intensissima. La sua bellezza non è una bellezza da vetrina,
da esporsi, ma è una bellezza magnetica, segnata da una profondità emotiva. Ti ribadisco, la sua bellezza non è da vetrina, ma magnetica, segnata da profondità emotive. È una sensualità che parla attraverso le ferite che tu vedi attraverso i suoi occhi. Praticamente non ti seduce con la superficie, con l'apparenza, ma con l'intensità. La sua presenza si sente nel cuore, non solo nello sguardo. Caspita. Vediamo lo stile, no? Qua abbiamo lo stile, come si muove, il suo modo di fare, l'energia quotidiana. Bello, con l'asso di denari. Si muove con semplicità, si muove con concretezza, con pragmatismo e pratica. Nel suo quotidiano è molto pratica. È una persona che porta delle opportunità, stabilità. È una persona che ti porta, ecco, la mano tesa che diventa sicurezza, no? Quella mano che c'è. Nello stile quotidiano questa persona è pratico, affidabile. Cioè una persona che trasforma le parole, quello che dice, in gesti, crea radici, ok? Molto pratica e affidabile. Ok, andiamo a vedere come ama, come si dà all'altro, come ama. L'eremita, questo è un grande saggio, Ama in modo introspettivo, ama in modo silenzioso, ama in modo profondo. Non è una persona che espone i sentimenti facilmente, ma quando apre il cuore diventa guida, diventa luce interiore, diventa rifugio. Praticamente con lui o con lei l'amore è intimità profonda, l'amore è ricerca interiore. L'amore è complicità che si nutre di silenzi e di profondità. Fateci caso, avete mai avuto una persona con la quale state in silenzio e vi sentite appagati? Non avete bisogno di dimostrare, di dire, quel silenzio che nutre. Questo è. Wow. Vediamo la sua mente. No? Qua abbiamo la mente, come pensa, come comunica, come sogna. Qua abbiamo il 7 di coppe, abbiamo un visionario come te. La sua mente è visionaria, onirica, piena di immagini, piena di possibilità, è un sognatore. È un sognatore che immagina tanti futuri diversi, no? A volte rischia di perdersi tra queste opzioni che ha nella mente. Voglio realizzare questo, voglio fare quest'altro, a volte rischia di perdersi. Questa persona comunica in modo evocativo, cioè ti evoca con le immagini, ti comunica. È una persona creativa, non è sempre una persona lineare, perché ti porta fantasia, ma serve discernimento per non perdersi nelle illusioni, no? Ti porta molta fantasia, stimola. Ha una mente bambina, stimola, sogni, progetti, stimola, è molto stimolante per te. Vediamo il suo lavoro. Qual è il suo lavoro? La vocazione. La papessa. Questo è un grande saggio, io te l'ho detto già con l'eremita, lo sapevo. La papessa è il suo lavoro, la vocazione. La sua vocazione è la conoscenza, la sua vocazione è la ricerca, è la sapienza interiore. Questo amore è un custode di misteri. È una persona che porta profondità, una persona che porta studio, una persona che porta intuizione. Potrebbe lavorare come insegnante, o come ricercatore, o come guida spirituale, o tutte e due, tutte e tre. Potrebbe essere uno scrittore, potrebbe essere un terapeuta. Perché? Perché la sua forza è la saggezza silenziosa, è una guida.
è una guida. Bellissimo. Qual è la missione comune? La missione comune, perché vi incontrate? Per celebrare la vita, 3 di coppe. Insieme siete chiamati a celebrare la vita, insieme siete chiamati a portare gioia, insieme siete chiamati a creare comunità e legami anche con altre persone. La vostra missione è condividere amore che non resta chiuso in 2. La vostra missione è condividere amore che diventa festa collettiva, condividere il vostro amore. Cioè non è il 2 di coppe, il 3 di coppe, cioè la vostra missione è condividere quello che siete. Un amore che diventa festa collettiva. Cioè la vostra unione porta leggerezza e guarigione nelle relazioni intorno a voi. Va bene? Creando cerchi di amicizia, cerchi di bellezza e di sostegno reciproco. Cioè la vostra unione, condivisione porta a aiutare gli altri, a creare sostegno, una rete di amici o di persone che supportano una stessa causa, allegria e gioia. Non è un amore chiuso in 4 mura, è un amore come l'acquario, è un amore universale, no? Dove per l'acquario, per me l'amicizia è l'amore che è alla base di ogni tipo di rapporto. Per me l'amicizia è l'amore. Da lì poi c'è rapporto sessuale, eccetera, ma è proprio il senso dell'unione, no? L'amore determina far star bene gli altri, il vostro amore fa star bene gli altri. Ok. Wow. Passiamo al secondo atto. Il tuo sentiero interiore, la tua energia attuale. Bellissimo, la giustizia. Tu stai vibrando in una frequenza di chiarezza. Tu stai vibrando in una frequenza di equilibrio, di discernimento. Tu vuoi relazioni autentiche, senza inganni né compromessi sbagliati. Cioè, a livello pratico, sei pronta o sei pronto a mettere ordine, a dire sì e a dire no con fermezza. Stai incarnando la giustizia, è una carta potentissima. Wow. Vediamo ciò che attrae o hai attratto fino a questo momento. La ruota della fortuna. Boom, 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 boom. Fino a questo momento hai attratto situazioni imprevedibili. Hai attratto amori karmici, pesanti, relazioni che ti hanno portato grandi cambiamenti ma poca stabilità. Cioè praticamente hai vissuto alti e bassi, amori improvvisi, altrettanto rapidi, vanno, vengono, queste turbolenze qui. Sì. Vediamo qual è la lezione karmica che hai già integrato. Il cavallo di bastoni. Hai già vissuto l'amore avventuroso, hai già vissuto l'amore passionale e instabile allo stesso tempo. Hai compreso che non basta la corsa, serve costruire. Cioè a livello pratico adesso sei pronta o sei pronto a passare oltre gli entusiasmi fugaci per radicare qualcosa di vero. C'è la giustizia qua. Non che sono stati utilissimi questi amori fugaci, alti e bassi, ma adesso hai integrato tutto questo. Vediamo qual è il nodo, ciò che impedisce di far manifestare o di vedere o di riconoscere, magari ce l'hai davanti e non te ne sei accorta, questo il grande amore della tua vita. Vediamo. Il 4 di coppe. Allora, sai qual è il blocco? La sfiducia. L'abitudine a guardare cosa manca invece di ciò che arriva. Allora, potresti non vedere l'amore quando si presenta, magari ce l'hai davanti e non lo stai vedendo. Quindi ti dico, potresti non vedere l'amore quando si presenta perché sei immersa o sei immerso nel rimpianto o nella delusione di questi amori qua. Cioè praticamente rischi di chiuderti, di non accorgerti dell'occasione giusta. Va bene? Ok.
Vediamo qual è adesso il gesto di liberazione che puoi fare, no? Vediamo qual è il gesto di liberazione. Sì, è chiaro, le spade sono due, guarda, liberati, il rito che apre la porta è liberarti dalle gabbie mentali, la tua prigione è solo interiore ed è fatta di paure e autolimitazioni. Paure e autolimitazioni, cioè a livello pratico l'amore vero, quello che ti ho descritto, arriva quando smetti di pensare di non meritare o di avere o di non avere altra scelta o di non avere scelta. Quando smetti di pensare, ho detto, non che sia reale. Quindi l'amore vero arriva quando smetti di pensare di non meritare o di non avere scelta. Ok, qual è la chiave dell'incontro? Regina di bastoni. La riconoscerai che quella è la chiave dell'incontro in un'energia magnetica, solare, femminile e carismatica. È la passione che ti illumina, la forza di chi non chiede di essere seguito ma ti attira nel suo fuoco. A livello magnetico, non ti dice vieni con me, stai con me, no, no. È magnetica, è passione, è femminile questa forza. Anche se è un uomo, è una forza femminile incarnata in un uomo, cioè quella forza magnetica che non ti dice seguimi, ma ti attira nel suo fuoco. Cioè, praticamente l'incontro avviene in uno spazio creativo, artistico oppure comunitario, dove c'è entusiasmo, c'è allegria, c'è entusiasmo qua, c'è fuoco, c'è carisma. La regina di bastoni è la chiave qua, cioè riconoscerai l'amore perché ti farà sentire accesa o acceso, ispirata, ispirato e attratto da una forza irresistibile. Pazzesco, pazzesco. Ti fa sentire sempre come se avessi ispirata, ispirato, voglia di creare, voglia di giocare, voglia di fare, quello è. In un contesto creativo o in un ambito in cui sei entusiasta, sei eccitata, c'è qualcosa di creativo, non ti chiede di seguirla. Cioè tu la segui per magnetismo questa forza, non puoi fare a meno di contattare questa persona perché ti accende il fuoco dell'allegria, del magnetismo, della passione creativa. Che bomba! Vediamo cosa ci dicono i miei potenti oracoli lui lei. Vediamo un po' che ci dicono. Ti sto aspettando, ti sto aspettando, ti sta aspettando. Questo amore ti sta aspettando, è lì, che tu l'abbia già accanto o che non ci sia ancora, sta aspettando che tu lo riconosca. Cioè questa carta chiuderebbe tutto proprio, ti sto aspettando. Sta aspettando che tu dica di sì. Ti percepisco in ogni cellula del mio corpo. Questo amore ti percepisce ovunque, ti sente ovunque. In ogni cellula del suo corpo. Cos'altro? Bellissimo. Siamo un esempio di bellezza, amore e poesia. Noi siamo l'amore. Cioè come se questo è l'amore che rappresenta l'amore del nuovo tempo, come Acquario, essendo nel tempo dell'Acquario, no? Entrando nel tempo dell'Acquario, l'amore universale, che significa gioia, libertà, condivisione, introspezione, entusiasmo, passione, creazione, creatività. Questo è l'esempio dell'amore del nuovo tempo, bellezza, amore e poesia. Noi siamo l'amore.
Ragazze mie ragazzi, quante volte non l'abbiamo visto? Magari c'era uno spiraglio in qualcuno, ma poi le dipendenze, gli attaccamenti, dipendenza emotiva, dipendenza sessuale. Questo è il ritratto, l'identikit del tuo vero amore. Qualsiasi cosa non è così, sta deragliando. Ma tu hai già la giustizia dentro di te, stai già incarnando questo. Molte di voi l'hanno già riconosciuto, altre no. Vediamo cosa ti dicono gli oracoli dello sciamano. Qua abbiamo qualcosa che viene da generazioni, abbiamo la maledizione. Non dire male di qualcuno o di qualcosa, ma bene dici, bene dire. Questa cosa viene da tante vite. Questa cosa di non riconoscere l'amante mistico, lo sposo celeste, viene da altre vite che riguardano la tua genia. Sì. La verità arriverà come un fulmine, te lo dico. La verità arriverà come un fulmine. Preparati perché eccola qua, c'è fulmine e tuono, fulmini e tuoni dal cielo. È una verità che squarcia il velo dell'illusione, facendoti credere che tu non l'abbia mai trovato perché eri imperfetta, imperfetto, facendoti credere che magari questa è una maledizione, tra virgolette, generazionale, perché abbiamo dei modelli di riferimento culturali di coppia che ci hanno devastato. E quindi i nostri nonni, i nostri genitori, no? Ok, questo è un modello culturale generazionale. Ma come un fulmine arriverà la verità, il tuono dice preparati perché una mandria di buoi sta arrivando a realizzare questa espressione magnifica del tuo amante mistico. Accipicchia. Ritorniamo a quel cielo di stelle che ti ho fatto immaginare prima di aprire le carte. In quel cielo d'inverno in cui c'è il tuo compleanno. In quel cielo d'inverno tu versi la tua acqua di stelle. Entri nel tempio del vento, dove i muri non esistono e le porte sono fatte di luce. Il tuo amante mistico si avvicina con il volto di un ricordo antico. Ti offre la libertà di un nuovo inizio, la saggezza silenziosa, la festa di un amore che non è solo vostro, ma diventa dono al mondo. Sarai messa alla prova dalla passione e dalle illusioni, ma imparerai a distinguere il fuoco che brucia dal fuoco che illumina. E quando vedrai quella figura magnetica che incarna questa regina di bastoni, saprai di essere arrivata o arrivato, perché sentirai il cuore vibrare come non mai, riconoscendo in lei o in lui la fiamma che ti risveglia, l'amore che ti libera e consacra, l'anima che ti accompagna nel canto rivoluzionario dell'acquario. Wow, ragazzi, io non lo so, è stata emozionantissima, è bellissima, è bellissima, è bellissima. Non aggiungo altro perché è stata molto profonda e incisiva. Io sapevo tutto questo, da Acquario, con la luna in Acquario, sapevo tutto questo, so tutto questo e ti dico che abbattiamo ogni tipo di resistenze dentro di noi al nostro amore. E vedremo davanti a noi, magari ce l'abbiamo già davanti, colui o colei che incarna perfettamente il tuono e la creazione.
Detto questo, concludo qui, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.